In un mondo dove il Kyokushinkai è sudore, sacrificio e spirito indomabile, c'è una figura che ha scelto il silenzio, che ha parlato solo con l'esempio, presente in ogni allenamento, assente da ogni riflettore. Ma oggi tutto cambia. Dopo 2 anni di insistenze sono riuscito a fare quello che in tanti pensavano impossibile: portare davanti alla videocamera Senpai Simona, la roccia dell'Iron Dojo, la Wonder Woman degli Airwingers. In questa intervista esclusiva ci racconta il suo viaggio nel Kyokushinkai, dagli inizi, alle gare, al duro allenamento sotto la guida di Senpai Luigi, che è una vera macchina da guerra. Parleremo di cosa significa per una donna affrontare uno stile così brutale, della strada verso la cintura nera e del coraggio di restare sempre fedele a se stessi. Una storia vera mai raccontata prima. Oggi per la prima volta la conoscerete davvero. Questa è Senpai Simona, questa è la Wonder Woman degli Airwingers e del Kyokushinkai. Perché ti appoggio se allora poi su Senpai, cioè se tu dovessi fare forte, sento l'altro so più volte questa cosa come prima Come sono io nell'inquadratura? Che da qua non mi vedo. Avvicinati un pelino, C'è l'ansia. così siamo centrali. Ce l'hai l'ansia, Senpai? Sei ansiosa? Così, mi metto così. Ok. Giusto così? Sì, così siamo. Siamo abbastanza carini, la luce Sì. ti piace? Non lo so, non la vedo, ma sembra ok, perché non sembri ombreggiato neanche tu. Ok, perché c'è la luce di là, c'è la luce Però dall'altra. io sinceramente non vedo. Sempre Luigi attrezzato, hai visto? C'ha le luci proprio da videomaker. Sapeva che un giorno sarebbe arrivato uno youtuber e avrebbe cominciato l'impero proprio sui social. No, anzi, dobbiamo prendere le luci giuste. Qua dentro. No, ma secondo me sono già giuste queste, vanno già bene. Dipende dove sei. Tanto non taglio niente, lo sai. Ragazzi, oggi è un'emozione incredibile perché per la prima volta in 2 anni da quando praticamente mi sono trasferito al dojo, che sono sempre a registrare con il Senpai Luigi, per la prima volta sono riuscito a convincere, dopo 2 anni, Senpai Simona a comparire in un mio video. Finora l'avete vista perché finora ti hanno visto i ragazzi in qualche clip, qualche clippettina in cui chiedevo quanto è bella Senpai Simona da 1 a 10, dai ragazzi, e tutti i commenti automaticamente a me il Senpai non ci cagavano più, tutti i commenti per Senpai Simona. E giustamente la gente si è creata un po' questo alone di mistero. Sei la donna più misteriosa dell'Iron Dojo. Non è vero, sei tu Te che... lo giuro. La gente non ti conosce, vuole sapere chi sei, da dove vieni, cosa fai, quali sono i tuoi obiettivi nella vita a livello sportivo, ma andiamo per ordine. E ok? certo, è tutto troppo personale in questo. Parliamo solo di cose personali in ambito marziale, Senpai. Allora, adesso a me interessa perché ci ho chiacchierato ogni tanto un pochino con il Senpai Luigi. Lui è stato la mia prima fonte, no, di informazioni nei tuoi confronti. Però non mi ricordo perché c'ho una memoria cortissima. Quando è che ti sei approcciata te al Kyokushinkai? Allora, mi sono approcciata che avevo 25 anni. Hai cominciato tardino, sì, hai cominciato. 25 se non 26 già, non mi ricordo, però sì, ero già grande. Perché pensavo che avessi cominciato prima? No. Forse il Senpai lo conosci da prima, giusto? Senpai lo conosco da tanto, invece il Kyokushin, il mio primo approccio era 25 o 26 anni. Ora, la mia domanda ovviamente sarà questa. Per una ragazza che entra, no, in un corso di Kyokushinkai, per me è stato tremendo. Cioè il mio approccio quando sono passato qua al dojo, ho visto questo omone gigante che diceva Gioia, vieni a provare le tibiate. È stato un po' traumatizzante comunque. Per una ragazza che entra in un dojo del genere a fare una disciplina così tanto pesante. E io non sapevo che fosse pesante. Ho capito, però hai provato la tua prima... Io voglio sapere le tue impressioni alla prima lezione. Allora, cosa succede? Premetto che Senpai Luigi ha provato a convincermi di venirmi a allenare per mesi. Forse anche anni, no? Non può essere. Forse anche anni. Però mesi. Sono 2 anni che ti convinco io per fare il video.
mi diceva: vieni a provare quest'arte marziale, vedrai che ti piacerà tantissimo. Io ero dell'idea che fosse una cosa da buffoni, se da mi maschi. passi il termine. Ah, veramente? Sì, pensavo fosse una cosa poco seria. Avevi un po' questo pregiudizio per Sì, le arti marziali sì, prima di cominciare? avevo questo pregiudizio. Poi mi sono fermata un attimo. Ho detto, vabbè, senpai è un duro, non è un buffone. E quindi non penso che mi direbbe di andare a fare qualcosa da buffoni. Chiaro. Quindi ho detto, dai, va bene, faccio un tentativo. Diciamo che Vado. ti sei fidata della sua parola. Esatto, vado e provo. Non era neanche lui il maestro, allora c'era ok. il nostro primo maestro, durissimo. Per me è stata amore a prima vista. Veramente? Totalmente. Non ti ha traumatizzato Mi prendere sono quel calcio? innamorata della durezza. Quindi Per sei sempre stata una un po' underground per quanto riguarda... cioè, No, per me era proprio quello che nella mia testa mancava alle arti marziali. Ok. Perché io pensavo che fossero tutte estremamente dure. Perché Ok. ho detto buffoni prima? Perché, vabbè, come in ogni settore capita che ci sono tanti Certo. buffoni e c'è anche tanta Vabbè, gente pieno. seria. Si vede che io A me lo dici poi. Si vede che esatto, si vede che quelli che ho conosciuto io erano più chiacchiere che fatti e quindi nella mia testa ho fatto di tutta l'erba un fascio, sbagliando ovviamente. Però quando ho messo alla prova Però domanda, ora Sì. mi viene un dubbio. Tu però hai mai provato altre discipline? no, mai. Cioè, e quindi ti eri creata questo pensiero per Sì, dire... sì, sbagliate, Pur non infatti. avendo mai provato... Cioè pensavo, ho detto, la classica che arriva magari dallo Shotokan, che è uno stile più leggero, più così, e non ti piaceva. Quindi pensavi che il karate fosse così. Per me è stato così, per dire... Io ho visto quello Ok. e a me quella parte, cioè potevo ammirare in quelli bravi quella che era la bellezza del movimento, però per me personalmente a me mancava la parte della durezza. Ok. Di avere qualcosa, non per difendersi perché non è neanche il termine giusto, ma se io devo realmente fare qualcosa che è mano nuda, Certo. devo riuscire veramente a usare questa mano nuda come si deve. Questa mano può essere ferro, può essere ferro, o può essere piuma. E quindi io mi innamorai della durezza. Ok. Perché non capivo ancora cosa fosse il Kyokushinkai. Per me le due cose che mi sono piaciute erano la durezza e poi il fatto che comunque ci fosse disciplina. Per me è Ok. fondamentale. Per me la bellezza sta nella disciplina di Chiaro. qualcosa. Allora, Senpai Simone l'ho conosciuta quando ho organizzato il primo stage con Shiam Bakiuchi a Milano, che è stato il primo stage di Kyokushinkai organizzato a Milano. Era il 2011, ma non vorrei dire una cazzata. È già passato un bel po'. Tantissimo. E lì ho conosciuto anche Senpai Luigi, che era una cintura verde ed erano questo piccolo gruppo che si allenavano qua a Brescia. Io lo organizzai e Senpai Simona con la sorella, mi pare, ci sono le foto comunque, era una cintura bianca, mi ricordo. all'inizio proprio. Sì, la cintura più alta era Senpai Luigi che era verde, poi c'erano due senpai rumeni che erano già cinture nere primo dan, tra cui uno Erte che veniva da un'altra organizzazione ma giustamente era il più alto in grado e si allenava. Ancora adesso ho contatti con lui e sono passati veramente tanti anni. Ok, da lì in poi hai subito cominciato a Da lì in a poi venire mi al sono dojo. innamorato, tanto lo sanno tutti, da lì in poi mi sono innamorato totalmente del progetto Iron Dojo, perché era la prima palestra che c'era, che facevo anche io, mi sembrava di parlare con dei marziani. E da lì è nato il rapporto, diciamo così. Nel tempo, ovviamente, Senpai Simone e tutto il gruppo dell'Iron Dojo, che era da un'altra parte, non dove era adesso, ha continuato ad andare avanti, e la prima volta che andai all'Iron Dojo rimasi subito sconvolto, ovviamente, dalle attrezzature. Cioè, perché per me sembrava un parco giochi, tutte queste invenzioni che faceva Senpai Luigi, già allora sto parlando, prima ancora del Rasta Power. Quanti anni dopo hai riscoperto l'Iron Dojo? Ci siamo sempre tenuti in contatto. Senpai Luigi, sempre molto educatamente, mi invitava sempre quando organizzava qualcosa alla sua palestra. Venivano dei sensei dalla Sicilia, mi invitava, e chi conosce questo ambiente non è normale. Se non fai parte dell'organizzazione
allenarti all'interno. Però sono sempre stati carini, corretti, educati. Io mi sono sempre comportato bene, penso, ma lo faccio con tutti e il rapporto è sempre stato quello. Quando potevo venivo su al dojo ad allenarmi con Luigi. Quando doveva fare delle gare così, cioè doveva allenare, venivo su a prendere un sacco di botte, però ci stavo bene, cioè erano quei momenti che cercavo da tanto e riuscivo a trovare, cioè. Non laterale, frontale. Fino, per non avere freddo. No. 1, 2, vedi? Qua, frontale. No, non esco laterale, esco dopo quando la gamba scivola. Quindi quando fai schifo fuori. Guardi a specchio. Guardi a specchio. Quotidianamente. Aspetta, da qua. Qua. Quindi tu non hai mai praticato altre discipline? Facevi qualche sport da piccolina? No, c'è tutto Zero. e niente, tutto e niente. Sono sempre stata molto attiva, quindi ho sempre fatto 1000 cose. Mi ricordo che già a 12 anni, 13, avevo tutte le videocassette di Bruce Lee. Jane Fonda. Questo. Cathy Smith, l'allenamento di Claudia Schiffer, queste cose qua, e facevo tutto il Posso workout. chiederti chi sono questi? Cioè, giusto per sapere di che età parliamo, quanti anni fa? Tanti anni fa. Io non conosco Quindi manco facevo il nome le di questi. videocassette di tipo aerobica a casa, poi comunque sono sempre ok. stata molto attiva fuori, Quella però di- come un bambino, una ragazzina attiva, ma non ho mai fatto uno sport in particolare. Tu sei rimasta così attiva però, cioè conoscendoti tu ti alleni praticamente tutti i giorni, devi sempre essere in movimento. Quello sì. Il contrario mio e di Senpai Luigi. Sì. che vogliamo viverci la vita. Guarda, se potessero tranquilli. vederlo adesso. Ora la mia domanda è, Sì. hai cominciato subito con l'idea di voler competere dopo? No, Cioè di no. fare gare, di fare... Cos'è che ti ha spinto poi però a cominciare a praticarlo? Perché magari il Senpai Luigi può essere magari la scintilla che ti dice vieni a provare. Però poi una volta che uno viene a provare, se gli piace, continua, se non gli piace, molla oppure va a fare altro. C'è stato qualcosa per te che ha innescato quella cosa di dire voglio continuare ad allenarmi, voglio... Per me da subito non vedevo l'ora che ci fosse la prossima lezione. Ah, Quindi te l'ho detto, per me è stato proprio boom, questo amore a prima vista, veramente. Sono rimasta subito Estasiata. dalla prima lezione, innamorata proprio. Cioè, E allora ti chiedo questo perché ad esempio, non lo so, la maggior parte delle persone entra a fare una disciplina del genere per sfogarsi, per sfogo personale, no? Magari c'hai delle cose dentro che fai una vita stressante, pressante, tutto quanto, vai in palestra, spegni il cervello quell'oretta e mezza, impari una disciplina, c'è l'educazione del maestro, eccetera, e per di più ti sfoghi. Quindi ad esempio nel mio caso io avevo quella voglia di sfogarmi, cioè per te era proprio il fatto di fare una disciplina o fare karate? non te lo so dire perché veramente non avevo aspettative sotto zero, quindi Ok. già lì ovviamente questo è normale, quando una cosa supera le tue aspettative ne sei contento, quindi le mie aspettative erano sotto zero, quindi già lì ho detto wow, che cos'è questa cosa, e quindi già lì sono stata cioè è andata molto oltre le mie aspettative, e poi ero veramente ignorante perché non sapevo che cosa aspettarmi. Ok. Zero. Perché, ripeto, non avevo mai messo piede in una palestra normale, non avevo mai Era tutto nuovo, praticato tutto l'ambiente nuovo. totalmente, quindi io non sapevo. Eri l'unica ragazza del corso? Quel giorno lì, L'unica ragazza del corso? sì, Non ti sei sentita un po', non lo so. frega niente. Perché è sempre stato visto. Dai, questi sport, diciamocelo, è inutile negarlo, sono un po' sport che vengono visti sport da maschi, uomini, Sì, che vero. si picchiano, che si spaccano. Assolutamente. È difficile trovare ragazze che fanno. Cioè, ragazze piuttosto le vedi a fare Shotokan, le vedi a fare qualche altra disciplina un po' più
Aikido dove si balla, si fanno tutte queste cose molto divertenti, molto balli di gruppo. Anche il ballo è Sì, bellissimo. ok, però hai capito, non è una disciplina, cioè non è una Certo. roba dura da picchiarsi, farsi male. Cioè, quindi questa cosa non ti ha stoppata nonostante fossi l'unica. No, anzi, ripeto, per me ero così felice che ci fosse Eri una durezza contenta. che veramente mi mettesse alla prova. Quello mi piaceva. Mi Ok. piaceva arrivare a essere messa alla prova sulla cosa, molto. Ecco, ora la domanda però, la domanda verte su Senpai Simona. Io so che Ah. vi allenate molto spesso assieme. Minchia, sì. Anche di recente vi vedo sempre. Sì, io non sono felicissimo. Vieni qua al dojo e hai provato i colpi di Senpai Simona. allora. E dimmi cosa ne pensi intanto del suo karate Allora, e di come il karate allenarsi con di lei. Senpai Simona è un karate veramente di livello, sia per pulizia tecnica, e ne ho visti tanti, sono sincero. Io sono l'ultimo dei coglioni, però ho visto tanta gente di valore allenarsi, studiare, fare kata, fare comité, fare competizioni, insegnare. Senpai Simona, a parte che è bravissima ad insegnare, c'ha una perfezione tecnica nel senso nell'essere meticolosa, nel far sì che tu comprendi quello che stai facendo. Ha pulizia tecnica, oltre alla questione prettamente estetica del karate, minchia, c'ha un'efficacia devastante. È un Si sentono i colpi, nonostante sia una io- donna. Io quando faccio condizionamento con lei è la persona che più temo e torno sempre a casa sempre segnato, sempre. Io non c'è una volta che non abbia dei lividi e io non so come cazzo, scusa il termine, faccia lei a tenere tutti sti colpi, perché poi ogni tanto glieli devi mettere proprio forti e pur pesando di più ti rendi conto che li sente, perché se gli altri vanno in terra comunque, però li tiene e te li rimette con altrettanta forza. Ma il problema è che pesa 20 kg di meno, e poi dove tocca fa male, sulle gambe, con i pugni, con i gomiti, con l'avambraccio. A parte la pulizia tecnica, ho detto, cioè se ti mette un circolare alla testa, un mawashigiri, che lo tiri con la parte del piede col chusoku o che lo tiri diciamo alla maniera Thai, arriva quando meno te l'aspetti, veramente. Io i colpi li ho provati, li ho No, ma sentiti. tu sei sincero, Sì, cioè certo. uno può anche fare il macista e dire no, vabbè, una donna, cioè vado al 30%. No, io voglio andare di più. Il problema è che so che nel momento in cui carico di più, anche lei carica di più e sono preoccupato. Sono più preoccupato. Con Luigi sono rassegnato, ok? La questione è, con Luigi sono rassegnato. Nel momento in cui so che mi mette le mani addosso o le gambe, so che mi farà male. Quindi c'è questo atteggiamento di rassegnazione che faccio mio come un martire e vado incontro al mio destino. Cazzo, con Senpai Simona sono preoccupato, che dico, vabbè, comunque è una donna, comunque pesa, quando è ingrassata 60 kg, tirerà 3 colpi forti, dal quarto avrà un calo. Cazzo, questa non c'ha un calo. Perché ti accorgi se cioè se tu dovessi fare forte, lo sento che altro so più forte queste cose. Come prima stava prima Sei partita con la cintura bianca, Cintura bianca, sì. come tutti ovviamente. Come è andata poi nel corso degli anni? Hai deciso di fare il passaggio di cinture? Ti affidavi al maestro? Mi sono sempre affidata al maestro. Quindi non era una cosa tua che dicevi sto puntando ad arrivare ad essere cintura nera un giorno? No, quello mai. Per me era puntare a essere sempre una versione migliore di me stessa. Ok. E poi per me la cintura la prendo con moltissima responsabilità. Cioè, dove quasi ho timore di questa cosa, quindi non ho fretta Infatti io nella mi sono mia vissuto testa certi di momenti. caricarmi questa responsabilità, perché per me è una grossa responsabilità la mia cintura, anche verso me stessa, ma verso tutti i ragazzi del dojo, comunque di essere il più possibile un esempio da seguire, non la più brava, ma comunque un esempio da seguire su quello. Chiaro, questa è una cosa molto... Per chi non lo sapesse ragazzi, la Senpai Simona è cintura nera.
Quindi una karateka di quelle forti. Ora mi viene in mente una frase che ti disse una volta Senpai Luigi che gira. Stavo aspettando il video giusto per mettere questa frase all'interno del contesto giusto. Un giorno il Senpai Luigi ti disse qualcosa legato alla cintura del karate. Te la ricordi? Io me la ricordo molto bene, Ah, ok, ho capito quella a cui tu fai riferimento. Ok. Che voglio snocciolare un po' quella frase, che bellissima, mi è rimasta, ce l'ho ancora qua. Era di praticamente impara l'arte e mettila da parte, nel senso che... nel senso... Diciamo la frase qual è stata? Non me la ricordo esattamente, vai. La dico io. Prenditi una cintura nera e mettila nella borsa, tienila lì. Non importa perché nella vita ti servirà sempre. Cazzo, cioè, lì era la nascita del poeta di Senpai Luigi, che lì per la prima volta usciva fuori il suo lato artistico, una delle sue prime avventure mentre si dilettava con le poesie. E ti disse sta frase che a me colpì particolarmente. E poi gli chiesi a te anche perché Senpai. colpì? Mi colpì perché... Come l'hai interpretata? Sai come l'ho interpretata? L'ho interpretata come una cosa di... Fai questo sacrificio, raggiungi questo obiettivo, perché ti aiuterà nella vita a cercare, cioè a farti capire che sei pronta per fare le battaglie dure. Quindi che è praticamente quella cosa che una volta uscito dal dojo, la vita è un continuo combattere, sopravvivere, fare. E se c'è una cintura nera, hai raggiunto già una cosa che dici, ce l'hai lì, la metti lì da parte, ce l'hai nella borsa, vai al lavoro, ti metti la cintura nera e ti dà quella sorta di, quando ti senti giù magari, non so, io l'ho interpretata così, quando mi sento giù dico magari non sono portato per fare, cazzo ma c'è una cintura nera, cioè ho raggiunto qualcosa nella vita, se mi applico posso farcela. Certo. E vero, tu come l'hai interpretata? In maniera molto meno romantica. Veramente? È proprio senza cuore, Senpai Simona. Cioè io tutte ste frasi del Senpai io proprio me le sento. Ma tu mi giusto, rimangono. tu penso che hai capito di più il senso. Per me... Io l'ho vista così, infatti... Io l'ho vista invece come? Allora, se io ora guardo i Kyokushin, tutto quello che mi ha dato, posso dire che da parte di Senpai è forse il regalo più grande della vita. Ok. Quindi, associandola a quella, io oggi, che sono un pochino più matura rispetto ai tempi in cui lui disse questa frase, io oggi la interpreto anche in un modo che è: ti serve da rete anche nella vita di salvataggio. Perché? Metti che sfortuna vuole che io debba, non lo so, migrare, essere in mezzo alla strada. Questa, grazie alla fatica che io ho fatto, alla dedizione e tutto, può anche essere un mio futuro e qualcosa che mi dia un pane quotidiano, che è molto importante. Vero. E quindi io l'ho interpretata in maniera più, cioè a livello pragmatico. Ok, a livello più lavorativo. Di dire ok, male che va, ho comunque questo su cui appoggiarmi, che è tipo una laurea, no? Alla fine di quello, tutto la il contrario laurea di quello che ho pensato io. Sai? Io invece l'ho pensata così, Tutto il che contrario. comunque ha il suo bello ed è anche molto importante, perché Chiaro, io giusto, penso che chiaro. avere una sicurezza in più nella vita serve a tantissimo. Certo, ma poi ti aiuta anche a livello psicologico. Sì. Dici, ti aiuta magari anche a rischiare di più in certi contesti. Perché metti Perché che ti senti, sì. dici, c'ho l'ancora di salvezza comunque, Certo. qualcosa so fare, Metti qualcosa tanta faccio. gente, ma il nostro primo maestro ad esempio, lui così è arrivato dalla Romania o dalla Germania, non mi ricordo, però rumeno, immigrato, non aveva niente, aveva questo in tasca. Ok, Quindi cavolo. è sempre una cosa da Mi piace anche onorare. così, è un po' meno romantica È come, molto meno come romantica. interpretazione, è proprio una cosa, oh, occhio per non morire di fame, pigliati sta cintura, si sa mai, cioè che mette già le mani avanti per i momenti invece- bui della vita, cintura Certo. nera per i momenti bui. Cintura bianca, momenti di luce, cose. È vero, cavolo. Ora la cosa che ti volevo anche chiedere, Senpai, tu hai fatto... Intanto sai perché ero così tanto curioso di fare questa chiacchierata con te? Dimmi. Perché io, prendendo molto come esempio, no, il Senpai Luigi,
ha sempre speso delle parole nei tuoi confronti a livello tecnico di karate, cioè che sei ad un livello, e io poi l'ho visto ovviamente, perché ci ho girato con te, ho visto com'è, e cercavo di capire, ma come mai è così tanto, come mai ci tiene così tanto il Senpai Luigi al fatto che tu continui a fare karate, non so come dirtelo, non mi vengono le Penso parole. che questo glielo dovresti chiedere a lui. non a No, me. se poi glielo chiederò anche a lui. Però certo. no, io ti sto dicendo perché mi ha Sì. incuriosito così tanto conoscere la tua storia Ah. marziale, no? Per dire. Cioè che sei entrata, tra virgolette, per puro caso Sì. in una palestra, ti sei trovata bene a fare questa cosa e guarda dove ti ha portato, cioè nonostante tutto. Perché tu hai fatto anche gare, Sì. ricordiamo, vogliamo dirlo alle persone. Sì. Quante gare hai fatto, cosa hai combattuto. Non mi ricordo. Tante, poche. 5, 6, 10. No, non tantissime, non Ok. tantissime, neanche pochissime, ma non tantissime. Qualche gara internazionale, qualche partecipazione, Ok. qualche podio internazionale e poi qualche gara nazionale italiana. Ok, com'è andata? Come sono andate? Le gare? Sì? Certo. Cosa se no? Le gare, come sono andate? Potevano andare meglio. Ok, perché Questo tu è sei il- molto critica, io ho notato che tu sei molto critica nelle cose, esatto, tu sei molto critica nei tuoi confronti, sei troppo perfezionista magari a volte, no? È anche per questo che molte volte, non, come dicevi prima, non te la senti magari di meritare o aspetti il momento in cui sei consapevole di meritare quel grado, quella cintura, eccetera. Secondo me è un po'. Bisogna viversi anche un po' il momento. un po'. Questo sì, hai Perché ragione, c'è qualcuno infatti. che decide, cioè la cintura chi te l'ha data alla fine? Ma appunto, No, sulla chi cintura te l'ha io mi data? fido totalmente Chi te l'ha perché data? Shihan. Ok. Perché non è lì, in quel caso lì, sarei presuntuosa verso i confronti di un Certo. grandissimo maestro che Certo. è Shihan Wakyuchi a dire no, la so di più io non la merito, assolutamente Chiaro. no. Quindi quello che Shihan decide di darmi, o se Shihan mi dice preparati a fare la cintura, io mi fido totalmente. Per me anzi è un grandissimo complimento solo il fatto di essere valutata da un maestro Da un del maestro genere del genere. e poi sono molto fiera proprio di avere ad oggi ogni cintura che è firmata Da Shihan Wakyuchi. Shihan Wakyuchi, il Sì, massimo sì. esponente Per me del- è una cosa, del Kyokushinkai. sì, sono molto fiera di questa cosa. Potete pensare che questo è un ascio. Qua in questo caso c'è la parte pesante, poi mani. Se io arrivo qua, ammortizzo. Magari gli fa male perché non è abituato, ma se un Kyokushin, un Thai boxer, un zambista, gente dura, non sente niente. Perciò così non fa male. Qua devo arrivare con questa sezione. E io dico sempre, lei come allieva, siamo amici da una vita, proprio come fosse mia nipote, perciò, proprio siamo amici, siamo soci negli affari. Però lei quando dice non si allena, che ti ha detto prima no, io non mi alleno. Lei faceva tipo 10 km di corsa al giorno in tempi da 100 metrista. Mamma mia. Perciò quando lei si sminuisce sempre troppo e sbaglia. Quando io ho visto il suo karate non potevo non cercare di spingerla a praticare, perché ha una durezza e una precisione del karate veramente elevata, un kata bellissimo, un combattimento bellissimo e tutto. Però ha bisogno di sentirsi più forte ed è secondo me già ai vertici. Però lei non è un po' troppo umile, ecco quello. La prima Però volta un che- karate stupendo. La prima volta che ti sei trovata ad allenarla, cioè avevi già capito che era portata per la disciplina o è venuto col tempo questo? Io già lo sapevo, infatti l'avevo spinta perché quando ero ragazzino. Io alleno da tanti anni, proprio ho cominciato a allenare che ero maggiorenne. I primi personal trainer li ho fatti io negli anni 90 in Sicilia, forse. Comunque storie inutili, perciò quando io vidi questa struttura di questa ragazza io glielo dissi: tu sei un atleta nata. Gli dissi già delle cose che poi sono avvenute in altri ambiti, ho detto il giorno che toccherai i pesi succederà questo e questo, successo. Quando poi cominciamo il karate,
io lo sapevo che c'era qualcosa, logicamente non potevo mai pensare che fosse già così dura e così mentalmente predisposta al Kyokushinkai, perché la forma estetica ne ero già certo, per come si muove, cammina, io guardo cose come chiudi le scapole, cioè, io guardo i piedi, cioè, so cosa guardare una persona. E da lì già faccio i miei progetti e solitamente non sbaglio tanto, non sono bravo, che ora dite che mi ho sottinato, non capisco niente, però azzecco, sono fortunato, ecco. Sono molto fortunato. L'uomo più fortunato del Ma mondo. sono fortunatissimo. Siamo a 30. Aspetta che riprendo, aspetta a me. Ok. Sta tirando. Siamo solo a 44 secondi, Quindi. Come ti vivevi invece le gare, il passaggio di cintura? A livello proprio di... Le gare o il passaggio di cinture? Perché le vivevo molto entrambe, diversamente. Ah sì, veramente? Sì, molto diversamente. Ok, parliamo tra prima delle le gare. Le gare, esempio, cioè tipo avevi una pressione pre-gara, durante la gara, cioè, a livello Allora, psicologico? io purtroppo le gare le vivo con ansia enorme Veramente? ed è una cosa sulla quale io vorrei e dovrei lavorare, perché alla fine quando finisce che io vinca o perda sono felice. Ok. Quindi è una cosa che mi piace. E Quanto prima comincia l'ansia? Quando so che devo combattere. quando arrivo allora, Ah sì? quando arrivo in territorio gara. Quindi ok. già comincio a essere un po' più tipo un paio di giorni prima, però il giorno della gara, quindi quando io arrivo nel palazzetto, lì veramente, cioè avrò fatto... Però sparisce quando entri poi sul tatami a combattere? Sì, però il problema di quello è che non entro rilassata. Ok. Quindi a me dispiace perché lo sento e lo vedo. Dico sempre che ovviamente io penso che questo è per chiunque faccia combattimenti. Ok. Se io riuscissi a portare quello che faccio in allenamento sul tatami sarei felice. Che è la cosa più difficile al mondo. Esatto, è questo che dico, che penso che tutti, sarebbe il sogno di tutti questa cosa ed è anche un punto molto difficile da raggiungere. Quindi di questo sono consapevole e me ne rendo conto. Percorso molto lungo a livello Molto. interno, a livello... Ma quella è l'emotività, Sì. perché quando sei nel dojo o anche se tu scambi con altre persone che tu non hai mai visto, quindi come potrebbe essere una gara, ma non sei sotto gara, sei molto più sereno. Sì, vai un po', cioè c'è sempre un pizzico di adrenalina quando devi, almeno per me, Sì, quando sì, devo sì, combattere anche all'interno del dojo. Però mi lascio sopraffare troppo. Il dojo è una zona di comfort, Sì. quindi la vivi diversamente. Mi lascio sopraffare troppo poi per la gara, però dovrei fare come dice Shihan e come dice anche Senpai Luigi, che è allenamento. Chiaro. Giustamente, perché io cosa sto facendo in quel momento? Metto alla prova Quello che io ho fatto. tutti i giorni praticamente. Esatto, Sì. esatto. Però chissà per quale che strano motivo non riusciamo a percepirlo così quando siamo in gara. E la paura di perdere, la paura di far brutta figura. Non Tu lo so come la perché. vivi invece? Io la vivevo abbastanza male. Avevo l'ansia il giorno stesso quando dovevo combattere. Una volta salito sul ring mi passava tutto. Cioè sembrava proprio che si annullasse tutto quanto. Sì, poi Forse sei dopo nel il primo momento. colpo, dopo il primo, non ti so dire. Però sì, me l'avevo male, però solo il giorno della gara. Prima no. Prima più per l'aereo comunque. Se devo prendere l'aereo, so già che un mese dopo devo prendere l'aereo, tutto il mese non dormo. Tutto il mese me l'avevo di merda. Però dobbiamo parlare di te, Senpai. Ora mi hai parlato delle gare. Sì. Parliamo di per quanto riguarda il passaggio di cintura. Io so che il passaggio di cintura nel Kyokushin prevede comunque un test, soprattutto per le cinture nere, se non sbaglio, giusto? Prevede comunque una sessione di... come si chiamano già le forme? Mi viene in mente- Kihon. No, Kion si chiamano? Sì. Non si chiamano... Kata, dici? Kata, sì. Vabbè, allora, quando c'è l'esame, e questo vale per tutte le cinture, poi ovviamente in base al livello viene richiesto qualcosa Ok. di diverso, però tutti fanno potenziamento, prove di stretching,
prove di Kion, Ido Geiko, quindi tecniche da fermi, Traduci, ok. tecniche in movimento. Però le fate insieme in gruppo? Sì, Allora, quella cosa lì magari l'ansia non è che ce la puoi avere, perché sei insieme a tante altre persone. Allora, Sarebbe già diverso tu in mezzo e tutti che ti guardano. quello sì, È poi tutta hai un'altra i cosa. kata e poi hai infine il kumite, che Ok. sono i combattimenti. Per i kata è sempre in coppia? Cioè è sempre in gruppo? O... Il gruppo in base alle cinture, però lì lo fa Shihan perché tipo se siamo in 50 che stiamo facendo lo stesso passaggio di grado e quindi ci sono richiesti gli stessi kata, in quel caso lì ovviamente divide a gruppi più piccoli in modo da poter guardare e vedere bene. Certo, tutti. controllare tutti quanti Sì. per vedere se sono Sì. per il passaggio. Ecco, però comunque prevede poi, oltre ai kata e tutte le forme che abbiamo detto prima, anche una sessione di kumite, Sì. quindi di sparring Sì, tra atleti, esatto. che è praticamente un combattimento. Esatto. Con però Shan che ti guarda Esatto. e tutti che ti guardano, che devi cercare di far bene perché sennò non ti dà la cintura. Esatto. Secondo me, non lo so, io la vedo come una cosa ancora più stressante del match. Perché il match dici, sono io contro la vinco, perdo, basta. Sì. Qua magari ho aspettato un anno intero per fare il passaggio di cintura. Se faccio male qua... Infatti. Cioè la gara puoi combattere Allora, la settimana dopo. in questo caso qua, giustamente, e anche qua, ripeto quello che dice sempre Shihan, lui prima che noi facciamo l'esame dice sempre, qua non è allenamento, questo è esame, quindi hai un'occasione per farla giusta. Esatto. E ti mette un'ansia. Esatto, una. E quindi Ok. tu in una la devi fare giusta. E, chiaro, più sei alto di grado, più è alto L'aspettativa, quello che viene richiesto. certo. Quindi abbiamo anche una prova scritta di esame. Addirittura? Sì. Cazzo, non lo sapevo. Sì. Cosa Tutte dovete le fare? cinture hanno una prova scritta, quindi noi dobbiamo sapere i nomi di tutte le tecniche, Ok. quindi il nome giapponese In che giapponese. usiamo nel Kyokushin e poi anche il nome Scritto in kanji? italiano. Dovete scrivere in kanji. Magari, no, Sarebbe no. bellissimo col pennarello, col pennello, sai. Sarebbe stupendo. Quindi te la vivi, secondo te, cioè almeno per quanto riguarda te la vivi meglio l'ansia da gara o l'ansia da passaggio? Sono di cintura? diversi perché anche il passaggio di cintura sono veramente in Ansia. allerta altissima, Ok. con la cosa di dire mamma mia, in più quando fai l'esame di cintura è molto più pesante a livello fisico. Perché? Perché ci sono tutte le prove prima. Hai ore Ah, di ecco. esame. Allora, per quelli di cintura superiore durano una giornata intera. Mamma Quindi, mia, e ragazzi. tra l'altro, non posso, almeno io non voglio, barare su quello che mi richiede Shihan. Quindi se lui chiede a tutti fate questa serie di tecniche 20 volte o per mezz'ora avanti e indietro, io ogni ripetizione cercherò di dare il mio massimo. Quindi sei proprio precisa al 100%. Cerco di fare quello, poi è ovvio che sbaglio durante l'esame, però l'intento è quello, di fare il massimo, e quindi è super stancante. Non mi ricordo. Però All'ultimo esame del Senpai Luigi tu anche hai fatto il passaggio di no, cintura? non ho fatto io il passaggio Ok. di cintura. Ok. Ah, visto. Bello. Sì, è divertente, vero? Le mani. Quando la vidi cominciare c'era il nostro primo Oji Sensei, ai tempi era Senpai, Christian Erte, ragazzo stupendo, bellissimo karateka, non estetico ma duro come la pietra, 120 kg, e poi un amico, anzi lo saluto, Senpai Christian, Oji Sensei. Vidi che c'era quello che avevo previsto e c'era alla grande, perciò io ero una cintura verde, lei cominciava da bianca e si comincia questo cammino dell'Iron Dojo. E devo dirti la verità, a oggi sono sempre convinto di quello che ho pensato il primo giorno. Mai avuto dubbio sul suo karate. È stato molto molto difficile allenarla perché lei chiede troppo a se stessa, perciò per un istruttore, un senpai, un sensei è veramente complicato spingerla a uscire da questo autocritica,
perché è esagerata. Infatti un consiglio che posso dare a tutti è che do sempre ai miei allievi: non usate l'autocritica. Se siete terzo dan, praticate a 30 anni, allora sapete che state sbagliando, quella è una critica costruttiva. L'autocritica invece può diventare negativa e vi può bloccare. Perciò se avete un sensei, un senpai, un istruttore, un allenatore che sia una persona per bene, logicamente non vi deve mai sminuire, chiedete a lui, evitate di fare voi ho sbagliato, ho fatto, ho detto, perché rallentate un motore che magari può andare molto più forte. Quel piccolo consiglio, se vi va di seguirlo, poi sapete che... Perché adesso tu sei cintura nera primo dan, giusto? Sì, corretto. E il secondo dan, dopo quanto spetterebbe? Cioè, come funziona per quanto riguarda il passaggio di cintura? Allora, dici Shihan quando sei pronta, quando sei... Nel caso nostro sì, è sempre una cosa che viene richiesto il permesso a Shihan, che Shihan ti deve approvare, altrimenti andrebbe in base alle ore di allenamento, che ora non mi ricordo quali siano le minime. Però Perché le segnate voi le ore di allenamento? lo sappiamo più o meno, sì. Ok. Quindi va in base alle ore di allenamento, oppure possono anche essere, per semplificare la cosa, gli anni di allenamento. Ok, Quindi... ora passiamo a una domanda che sicuramente tutti si faranno ed è una cosa che io mi sono sempre chiesto, essendo che oramai ci vivo praticamente al dojo, all'Iron Dojo, ti vedo sempre qua che sei sempre al dojo, ti alleni, eccetera. E ti alleni con una delle persone, penso, più micidiali che abbia mai, anche perché lui non ha sparring. Ma magari riuscissi a allenarmi. No, è quello che Non dico. riesco. Il Senpai Luigi non ha uno del suo peso per fare sparring, per fare non ha tecniche, per fare nessuno, cose. non ha C'è il Senpai nessuno. Bruno che ogni tanto viene. Quindi tocca a te allenarti praticamente insieme a lui. E come te la vivi? Sì, però non è proprio vero questa cosa, perché comunque nonostante tutto non hai mai mollato, ti sei sempre allenata. Vabbè, perché è ovvio si dosa, perché sennò, guarda, come ti dicevo prima, vorrei fare condizionamento se fai, però guardo e dico no. Anche perché... Ti passa la fantasia. No, è perché per fare condizionamento dovrei riuscire a prendere, dai, almeno 10 colpi della tecnica che vado a fare. Non riesco. Due colpi e... C'è anche la differenza di peso, la differenza di... No, fa male. Porca è vero. Fa malissimo, Io fa concordo. malissimo. La gente che vede i video non capisce. No, è la l'impatto. persona che a me ha fatto più male, nel senso che ha un impatto che fa malissimo. Sì, però anche quando fa però piano. anche te c'hai i colpi pesanti, c'hai i colpi duri. La prima volta che sono venuto io al dojo a provare il Kyokushinkai, forse non te l'avevo mai detta sta cosa, io sono sempre stato un po' scettico sulle ragazze che praticano questi sport, ma non per una questione di una roba da maschi, una roba di... Sì, magari lo Per esperienza, magari dici. sì, magari per esperienza un po' lo pensavo dentro, cioè della serie non potrei mai fare sparring con una ragazza, cioè non gli tirerei mai. Tu sei l'esempio proprio che ha raggiunto un livello che ieri abbiamo fatto tecnica tra l'altro e mi ha piegato la gamba e qualche... Sono stata io. Il plesso solare. No, Grazie. il senpai mi ha rotto il coso alla spalla. Tu mi hai piegato il plesso solare che non sentivo e poi andava proprio con le nocche durissime dentro il plesso solare, fa male cane. E i calci che da Mawashi proprio qua, leggermente sopra il ginocchio che... Cioè tu sei durissima, cazzo. Cioè, mo cerco di chiedermi questa cosa, è perché ti alleni con questa metodologia dell'allenamento? Prima di tutto ti ringrazio perché mi hai fatto un bellissimo complimento. Però è vero. Ringrazio. Tutti quelli che ti porto qua, che ti abbiamo portato qua, hanno tutti detto, minchia, ma quella mena, ma Senpai Simona mena davvero. Avete capito ragazzi? Non è solo bella Senpai Simona che vi innamorate, picchia anche, Allora, picchia le forte. donne del Kyokushin picchiano forte. Cavolo, io non me Le la sarei donne mai del aspettata. Kyokushin sono pazzesche. Eppure ho Picchiano fatto sparring veramente con ragazze forte. di box, ragazze di, ok, magari non livello, non campionesse mondiali, per dire che quelle sono magari poche, però non mi aspettavo magari in un dojo piccolino così una Senpai Simo che ti piega con 2 o 3 calci. Io maschio rumeno, quindi duro. Io speravo che tu mi mettessi KO ieri. Ma invece. che mettere KO? Sì, perché se tu rispetti il tuo compagno di allenamento, lo vuoi mettere un po' in difficoltà. Allora, perché hai così ragione. io divento più brava.
Hai ragione, però io ti posso dire anche un'altra cosa, avendo come io ho sempre questo blocco qua, cioè che ho tirato, comunque ho tirato, non sto cazzeggiando, abbiamo fatto tecnica. Ah, hai tirato? O anche sui calci sì, un po' di più. Sui pugni perché non sapevo, avevo paura, cioè non sapevo dove tirare. No, è forte, non sapevo fa dove finta, tirare, è forte. tiravo i calci, eccetera. Però io c'ho sempre un po' sto blocco col maestro, tu e Senpai Luigi siete i miei senpai. Io non sono... No. Io in questo dojo qua non sono il maestro. Io sono la cintura superiore. Ok, quindi però io sono l'esempio, tra virgolette. Cioè, sono la persona che dovrebbe essere il punto di riferimento di tutte le cinture. Certo. Ma io non sono il maestro, io sono allieva come voi. Ok, però per il grado, per quella cosa lì che vedo voi come punto di riferimento per questa disciplina, cioè io mi sento sempre un po' bloccato, non potrei mai tirare neanche ma neanche tirassi forte cambierebbe la minchia. Allora, secondo Però a te non capita, ad esempio, questa cosa, se devi tirare col senpai, non c'è quella cosa, comunque il mio con maestro, lui, ma che dici? Non posso vedo l'ora di fargli male. Dichiarazioni in diretta, attenzione. Senpai Simone non vede l'ora di fare male. Non succede. Ma momento, io ho saputo qualcosina. No. Si chiamano colpi di fortuna. Ok. Quelli sono colpi di fortuna. Che è successo? Ogni tanto escono, ma ogni luna blu. Allora, Senpai Luigi mi ha detto sei stata l'unica persona che in sparring gli ha fatto veramente sentire il dolore. E lui non sa cos'è il dolore. Cioè, se gliel'hai fatto capire vuol dire che lui non sa cos'è. Gli hai fatto capire te. e già questo. Aspetto anch'io il mio turno quando mi dirà. Ma quella è stata... Erwin, mi ricordo quando mi fece sentire il dolore. È stato un colpo di fortuna. Ok, però vuol dire che comunque c'è una preparazione tale da riuscire a